Benvenuti o bentornati al Labor Interior. Mi chiamo Edoardo ed in questo video mi propongo di offrire 3 pratiche per sviluppare presenza. Labor Interior rappresenta un approccio che pone intensamente l'accento sul corpo, poiché non esiste reale consapevolezza laddove non esiste coscienza corporea. Ognuna delle pratiche seguenti richiede circa 5 minuti. Può essere eseguita da chiunque e dovunque, singolarmente o una dopo l'altra, con benefici maggiori al mattino appena svegli e alla sera prima di dormire. Possono stabilizzare in noi la capacità di stare, che poveramente e con difficoltà potrei tentare di descrivere come quella qualità che ci fa godere e valorizzare la presenza dell'essere, senza che questa venga soppesata, giudicata o aggettivata e soprattutto valutata in base all'azione, la quale, polare ma non opposta, può solo risultarne potenziata. Rappresenta per noi la possibilità di godere della nostra stessa esistenza. Non me ne vogliano coloro che utilizzano la logica per tutto, prezioso ma limitato strumento, poiché lì dove la logica non arriva, può arrivare la poesia. Lì dove la logica non arriva, può arrivare la poesia. Sensibilità cinestesica. Alla prima pratica, per aumentare la qualità della nostra presenza a noi stessi, diamo il nome di sensibilità cinestesica, dove sensibilità indica appunto il sentire, qualità dell'energia femminile, e cinestesica sottolinea come il corpo ne sia protagonista. La pelle rappresenta l'organo più esteso del nostro corpo. Acuirne la sensibilità può donare diversi benefici, tra cui in primis, ovviamente, il percepire il momento presente. Può aiutare a calmarci, aumenta la qualità del sentire ed acuisce la nostra coscienza corporea e la percezione dello spazio attorno a noi, oltre ovviamente a diminuire eventuale stress ed eccessive mentalizzazioni. Per stabilizzare in noi le qualità descritte nel video precedente, ci dedichiamo a questa pratica 5 minuti, 2 volte al giorno per 42 giorni, oppure una volta al giorno per 90 giorni, a stomaco leggero o possibilmente vuoto. Lo stomaco vuoto, non affamato, ci rende più recettivi, ma non è una condizione sine qua non. Possiamo fare questa pratica appena svegli per aiutare il risveglio e ripetere quante volte preferiamo durante l'arco della giornata. Ottima prima di eventuali attività fisica o prestazioni sportive. Vediamo come. Se pratichiamo al mattino, possiamo iniziare sfregando i palmi delle mani tra loro, finché questi diventano bollenti o comunque caldi. Posiamo poi i palmi sul viso, intorno agli occhi, e stiamo qualche secondo così. Dopodiché le passiamo sul resto del volto e del capo, come se ci stessimo lavando. Scendiamo poi sul torso e continuiamo sfregando il corpo, cercando di coprire ogni area, purché non si crei eccessiva tensione nelle spalle. Chiudere gli occhi può aiutarci a portare l'attenzione sulle sensazioni, diminuendo inoltre eventuali distrazioni. È fondamentale che per tutta la durata della pratica manteniamo costante il contatto con il nostro corpo senza staccare i palmi da esso. Proseguiamo sulle braccia, zona pelvica, gambe e così via. Permettiamoci di conoscere il nostro corpo e agiamo senza fretta. Se questa si presenta, usiamo l'espirazione per tornare alla totalità dell'esperienza, poiché la fretta è anch'essa di per sé una fuga dall'esperienza. Se troviamo parti del nostro corpo che ci risultano più piacevoli di altre, concediamoci di viverne il contatto come un gesto d'amore. Diamoci quindi le carezze che vorremmo ricevere. Se ci sono parti del nostro corpo che in qualche modo ci creano disagio, semplicemente osserviamolo. Accettiamo il nostro corpo per quello che è in questo momento presente e senza giudicarlo accarezziamo queste parti con cura e accoglienza. Continuiamo così per un totale di 5 minuti. Dopo 5 minuti possiamo fermarci e portare l'attenzione sui palmi delle mani. Osserviamo se qualcosa, in seno alla loro sensibilità, è cambiata. Osserviamo il corpo che percepisce se stesso. Potremo eventualmente osservare anche come la qualità del tatto possa beneficiarne, sia in senso di percezioni, ovvero di quel che noi rileviamo delle nostre sensazioni, sia per quel che possiamo comunicare al nostro prossimo
attraverso una delicatezza ed una presenza rinnovate. Finezza neuromuscolare. A questa seconda pratica diamo il nome di finezza neuromuscolare, poiché raffina appunto il reclutamento muscolare lubrificandone le vie neurali, regalando benefici inerenti al tono muscolare, la circolazione sanguigna e migliorando la capacità di scambio ossigeno-anidride carbonica. Anche questa pratica lavora sulla nostra coscienza corporea, aumentando la qualità e la definizione dell'immagine che abbiamo del nostro corpo. Permette un quasi immediato rilassamento, sfruttando micro riflessi da stiramento, e stimola la capacità di attenzione e di essere pazienti. Attenua stimoli nocicettivi e ci aiuta a gestire tensioni, ansia e fatica, intesa sia come centrale, cioè nervosa, sia muscolare. Come per la pratica precedente, ci dedichiamo a questa pratica 5 minuti, 2 volte al giorno per 42 giorni, oppure una volta al giorno per 90 giorni, a stomaco leggero o possibilmente vuoto. Lo stomaco vuoto, non affamato, ci rende più recettivi, ma non è una condizione sine qua non. Particolarmente ideale per mantenere il tono muscolare e vascolare durante i periodi di sedentarietà, durante infortuni, per scaricare la tensione psicologica prima di eventi in cui è richiesta la nostra prestazione, come esami, gare, colloqui, eccetera, e prima di allenarci, diminuendo così il rischio di infortuni legati a crampi o stiramenti. Se ne abbiamo la possibilità, stariamoci su un pavimento duro e senza cuscino. Questo favorirà il riconoscimento delle nostre tensioni. Tuttavia, se la scomodità è eccessiva, possiamo usare un cuscino, un tappeto, stare sul letto o anche rimanere seduti. Qui, come prima, chiudere gli occhi può favorire la nostra attenzione. Per tutta la durata della pratica, lasceremo avvenire l'inspirazione dal naso e l'espirazione dalla bocca, senza forzare alcuna delle due fasi. Mantenendo la respirazione come sopra, iniziamo a contrarre ogni muscolo del nostro corpo durante l'inspirazione, per poi rilasciarlo durante l'espirazione. La contrazione non sarà oltre il 40% del suo massimale ed il rilassamento sarà totale ad ogni espirazione. Continuiamo così per 10-12 volte. Inspiriamo, contraiamo. Espiriamo, rilassiamo. Inspiriamo, contraiamo, espiriamo e rilassiamo. Inspiriamo e contraiamo, espiriamo e rilassiamo. Inspiriamo e contraiamo, espiriamo e rilassiamo. Sfruttiamo ogni espirazione per lasciare andare ogni tensione, non solo muscolare, ma anche psicologica ed emozionale. Inspiriamo, contraiamo, espiriamo, rilassiamo. Inspiriamo, contraiamo, espiriamo e rilassiamo. Inspiriamo e contraiamo, espiriamo e rilassiamo. Inspiriamo e contraiamo, espiriamo e rilassiamo. Ora andiamo ad isolare alcune parti del nostro corpo. Iniziamo dalla zona inferiore. Andiamo a contrarre piedi, gambe e cosce. Lo facciamo per 3-4 volte. Inspiriamo, contraiamo. Espiriamo, rilassiamo. Facciamo sì che le parti del corpo che non vogliamo contrarre restino completamente rilassate. Se questo non dovesse avvenire, semplicemente osserviamolo. Portiamo la nostra attenzione più in alto, contraiamo quindi glutei e addome, anche ora per 3-4 volte. Inspiriamo, contraiamo, espiriamo, rilassiamo. Osserviamo se facciamo fatica a contrarre alcune parti del nostro corpo e cerchiamo di raffinarne il reclutamento. Osserviamo se altre parti si contraggono di riflesso. Se questo avviene, è probabile che nella nostra quotidianità fatichiamo più del necessario perché il nostro corpo finisce per disperdere inutilmente energia. Passiamo poi a petto, spalle e schiena. Inspiriamo, contraiamo, espiriamo, rilassiamo. Non preoccupiamoci di essere anatomicamente corretti,
ma di isolare quelle parti che nella nostra memoria identifichiamo con quelle date parti del corpo. Poi braccia, avambracci e mani. Inspiriamo, contraiamo, espiriamo, rilassiamo. Possiamo contrarre le mani chiudendole a pugno, aprendole o in isometria, ovvero senza cambiare posizione delle dita. Per concludere, andremo nuovamente a contrarre e rilassare tutto il corpo, se possiamo, comprendendo anche il viso. Questa volta aumentiamo sia la tensione fino al 60-70%, sia la nostra frequenza respiratoria, ripetendo per 10-20 volte. Contraiamo, rilassiamo, inspiriamo, espiriamo, espiriamo. Manteniamo l'ultima ispirazione un po' più a lungo, contraendo ancora di più, ed espirando lasciamo che tutta la nostra tensione lasci il corpo. Dopodiché semplicemente stiamo. Osserviamo il peso del corpo, il suo contatto con il materiale su cui poggia, il contatto con i vestiti, con l'aria. Osserviamo sensazioni, pensieri, emozioni. Osserviamo se il corpo desidera aggiustarsi nello spazio e, distinguendo da movimenti scattosi, lasciamo che prenda la posizione che preferisce e ancora un po' concediamoci semplicemente di stare. Se dobbiamo alzarci, lentamente apriamo gli occhi, ci giriamo su un lato e da lì ci muoviamo. Possiamo effettuare questa pratica appena svegli per aiutare il risveglio, accelerando la frequenza respiratoria, o prima di dormire per conciliare il sonno, rallentando la frequenza respiratoria. Per frequenza respiratoria intendiamo il numero di fasi respiratorie per unità di tempo. Attenzione rilassata. Questa terza pratica, dal nome apparentemente contraddittorio, non richiede che il possesso di un corpo per essere sperimentata. Può notevolmente incrementare il nostro livello di presenza e di consapevolezza attraverso, come accennato nel video introduttivo alle pratiche, la capacità di entrare in uno stato del testimone, acuendo chiarezza di visione, capacità di giudizio, in seno al buonsenso, capacità decisionale e soprattutto stabilizza e allinea pensieri ed emozioni. Inoltre può renderci più pazienti. Risulta fondamentale per imparare appunto a stare, qualità essenziale del nostro essere umani descritta nel video introduttivo. Concedendoci di sperimentare questa pratica, possiamo osservare eventualmente nel tempo un calo di autocritica e giudizio di tipo distruttivi ed un calo delle compulsioni intese come gesti e pensieri che compiamo in modo automatico, ovvero senza essere presenti a noi stessi. Come per le pratiche precedenti, ci dedichiamo a questa 5 minuti, 2 volte al giorno per 42 giorni, oppure una volta al giorno per 90 giorni, a stomaco leggero o possibilmente vuoto. Lo stomaco vuoto, non affamato, ci rende più recettivi, ma non è una condizione sine qua non. Inoltre, possiamo incrementare gradualmente il numero di minuti di questa pratica, potenzialmente senza limiti, ma poiché 5 minuti sono reperibili da chiunque, iniziamo da qui. Questa pratica è ideale se tendiamo a svalutare costantemente il nostro o altrui operato e soprattutto se, per ignoranza, confondiamo il nostro valore di esseri umani con le nostre prestazioni o con la nostra estetica. Sediamoci a gambe incrociate o su una sedia, con la schiena eretta, cercando di non creare eccessiva tensione. Se questa si presenta, possiamo appoggiare la schiena su un sostegno, ma lasciamo il capo libero. Adagiamo le mani davanti a noi, lasciando riposare la mano destra sul palmo della mano sinistra. Assicuriamoci di non essere disturbati per tutta la durata della pratica. Una volta presa la posizione, semplicemente stiamo. Osserviamo tutto senza farci coinvolgere. Osserviamo il respiro e le sensazioni del corpo.
Osserviamo i pensieri e le emozioni che nascono. Evitiamo di dare seguito ad alcuno di questi aspetti, semplicemente osserviamoli. Così come una parte del nostro corpo può prudere, così i nostri pensieri possono agganciarci e portarci altrove dall'esperienza, se invece di osservarli ce ne facciamo travolgere passivamente. Se ci accorgiamo di essere altrove, semplicemente riportiamo l'attenzione sulle sensazioni corporee e torniamo al momento presente. Se abbiamo assoluta necessità di muoverci, evitiamo se possibile movimenti e gesti compulsivi. Compiamo invece i medesimi gesti con assoluta presenza. Non cerchiamo piacere da questa pratica, non cerchiamo risultati, piuttosto lasciamo che la nostra colonna trovi un equilibrio tra le forze di questo mondo. Semplicemente osserviamo il corpo respirare. Non cerchiamo di controllarne l'atto. Osserviamo ciò che c'è, che siano sensazioni, pensieri, emozioni. Non c'è differenza tra ciò che sentiamo nel corpo e ciò che sentiamo fuori da esso. Noi non siamo né l'una né l'altra cosa. Osserviamo ciò che c'è. Stiamo con quello che c'è. Semplicemente stiamo. Tutto è bene così com'è. Tutto esiste come deve, che noi lo comprendiamo o no. Non esiste che il momento presente. Semplicemente stiamo. Semplicemente stiamo. Lentamente, molto lentamente, apriamo gli occhi. Possiamo avere un orologio vicino, ma evitiamo sveglie. Cerchiamo piuttosto di sviluppare sensibilità rispetto allo scorrere del tempo. Se pensiamo siano passati 5 minuti, lentamente apriamo gli occhi e verifichiamo se effettivamente è così. Se manca tempo, possiamo tornare a chiuderli. Una volta presa confidenza con lo stato meditativo che questa pratica porta con sé, possiamo iniziare a riscoprirne il sapore quandunque lo vorremo. Qualunque sia la situazione, qualunque posizione avremo,
sia che abbiamo gli occhi aperti, sia chiusi. È fondamentale comprendere, almeno intellettualmente, se non se ne è fatta ancora esperienza, che la meditazione è uno stato che non si fa, ma si vive. Pertanto, non va sminuito riducendolo a certe posizioni del corpo, certi luoghi o condizioni esterne. Tuttavia, prestare attenzione e cura a queste possono favorire la fioritura di uno stato meditativo in noi.